George Lazenby è stato il secondo interprete cinematografico dell'agente segreto James Bond 007 ed è spesso dimenticato a causa della sua unica interpretazione e della sua trascurabile esperienza cinematografica. Non era mai successo a quello di prima. Nato il 5 settembre 1939 a Queanbeyan, in Australia, è stato il primo ad affrontare la missione impossibile di sostituire il primo e unico Sean Connery. La sua incredibile storia è ben ricostruita nel documentario Essere James Bond del 2017, dove Jane Seymour, che ricordiamo nel ruolo di Solitaire in Vivi e lascia morire, interpreta l'agente londinese del giovane modello australiano. And she said, I think you're right for James Bond. I said, what? What? Dopo aver impersonato la spia inglese nel 1969 in Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà, anche lui incrocia alcuni attori che hanno partecipato alla serie ufficiale di film di James Bond, come abbiamo visto per Sean Connery nella puntata precedente. Nel giallo italo-tedesco Chi l'ha vista morire, del 1972, troviamo Adolfo Celi, numero 2 della Spectre in Agente 007 Thunderball, Operazione Tuono. In Gli Amici del Drago, del 1978, ritroviamo invece Harold Sakata, che ricordiamo nel ruolo di Oddjob in Agente 007 Missione Goldfinger. E nello stesso trailer non si nascondono affatto i legami di questo film con 007. Starring George 007 Lazenby as Detective Captain Gallagher. Harold Oddjob Sakata. Freeze Bomb, the one film James Bond himself would go to see. Nella commedia Saint Jack del 1979, ecco James Villiers, che ricomparirà 2 anni dopo in Solo per i tuoi occhi. Good night, Nina. Good night, Senator. Watch your step. Nello stesso anno, Lazenby partecipa a un episodio del telefilm Hawaii 5-0, dove il protagonista è Jack Lord, ovvero il primo interprete di Felix Leiter in Agente 007 Licenza di uccidere. E questa scena non può non ricordare quella che vedremo pochi mesi dopo, sulla cabina di Rio de Janeiro in Agente 007 Moonraker, Operazione Spazio. L'episodio in questione, intitolato The Year of the Horse, doveva inaugurare l'11ª stagione, ma ne divenne invece l'ultimo episodio. E chiudiamo la rassegna come l'abbiamo iniziata, ovvero con un film italiano. Né L'ultimo harem, del 1981, il nostro affianca Corinne Clery, che abbiamo visto 2 anni prima, sempre in Moonraker. Al di là di questi incroci con altri attori che hanno partecipato ai film di 007, Lazenby omaggia il suo periodo al servizio segreto di Sua Maestà in un paio di curiose situazioni. Your bet, Mr. Solo. Napoleon Solo. Return of the Man from U.N.C.L.E. è un film per la TV trasmesso dalla rete americana CBS il 5 aprile 1983, nel tentativo di rilanciare, a distanza di 15 anni, la famosa serie televisiva americana Organizzazione U.N.C.L.E., andata in onda tra il 1964 e il 1968, proprio sull'onda del successo del filone cinematografico spionistico, incoraggiato dal fenomeno della Bondmania. E, abbastanza clamorosamente, abbiamo il cameo di George Lazenby, nella veste di un non meglio identificato agente segreto, se non con le sue sibilline iniziali, JB. Eccolo in smoking bianco e alla guida di un Aston Martin DB5 super equipaggiata per le strade di Las Vegas. Ambientazione di Agente 007 Una cascata di diamanti, che avrebbe interpretato se non avesse abbandonato il ruolo di James Bond dopo solo un film. Tra l'altro, la Bond Girl di Una cascata di diamanti era l'attrice Jill St. John, all'epoca legata sentimentalmente proprio a Lazenby. Nel film ottiene una parte anche Anthony Zirb, che tornerà 6 anni più tardi in Vendetta privata. E il nuovo direttore della U.N.C.L.E. è interpretato da Patrick Macnee, che comparirà 2 anni più tardi in Bersaglio mobile. Pertanto abbiamo riunite ben 3 icone dello spionaggio britannico degli anni 60, vale a dire Organizzazione U.N.C.L.E., James Bond e Agente Speciale.
Napoleon Solo, Uncle's finest. Non tutti sanno che proprio Ian Fleming propose il nome del protagonista, Napoleon Solo, e i telefilm di organizzazione Uncle avrebbero dovuto intitolarsi Ian Fleming's Solo, ma i produttori cinematografici di 007, Broccoli e Saltzman ottennero l'eliminazione del nome di Fleming per evitare ogni associazione. E non solo, nello stesso anno ritroviamo tutti e tre i Bond fino a quel momento. Oltre a questa interpretazione di Lazenby, infatti, il 1983 è anche l'anno della celebre sfida al botteghino tra Sean e Roger, impegnati rispettivamente nell'apocrifo Mai dire mai e nel film ufficiale Octopussy, Operazione Piove. Do you see that license plate? JB. Oh, it's just like on Her Majesty's Secret Service. Always available to help a colleague. Ma tornando a Lazenby, questa non è l'unica interpretazione d'agente segreto. 2 anni più tardi, nell'episodio Il mio nome è James B., nella versione originale I diamanti non sono per sempre, della serie Alfred Hitchcock presenta, l'ex modello australiano è una misteriosa spia chiamata appunto James B. Anche in Mai troppo giovane per morire, del 1986, Lazenby ricopre un ruolo di chiara ispirazione bondiana. E incredibilmente la location della sua scena è praticamente identica all'ambientazione dell'inizio di GoldenEye, 9 anni dopo. Anything to drink, Mr. Bond? Yes, I'll have a vodka martini. Shaken, not stirred. Alcuni di voi stanno guardando questi video senza essere iscritti al canale e i loro nomi mi sono noti. La Spectre non può tollerarlo. Shaken, but not stirred. A fine anni 90, George Lazenby compare anche in un episodio del telefilm Baywatch, per la precisione in Sfida senza respiro. E lo segnaliamo solo perché nella stessa serie troviamo anche Christina Wayburn, che ricordiamo nel ruolo di Magda in Octopussy. Se il video vi è piaciuto o se vi vengono in mente altri collegamenti che ho dimenticato, scrivetemelo nei commenti. A presto, con nuove connessioni bondiane!